Una goccia d'acqua scava la montagna, dicevano i saggi, intendendo la pazienza che ci vuole per creare un mondo intero. È anche vero, però, che per distruggerlo basta che quella goccia non cada più. L'impiego mirato delle risorse naturali è uno dei punti di partenza per l'agricoltura biologica, che, grazie ai suoi sistemi di tutela ambientale, permette di ottimizzarne l'utilizzo, evitando gli sprechi e fornendo alle piante un ecosistema equilibrato e resiliente. Ogni goccia conta, oggi ancora di più, in un momento in cui l'acqua potabile è uno dei beni più a rischio. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Anche se può risultare evidente, ci pare giusto chiarirlo. L'acqua è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra. È essenziale per gli esseri umani, per gli animali, per gli ecosistemi e per quello con cui ci alimentiamo. Costituisce infatti tra l'80 e il 95% della biomassa dei vegetali e svolge un ruolo fondamentale per la loro fotosintesi. Questa magia che sintetizza i nutrienti necessari e rilascia ossigeno nell'ambiente attraverso un mix di anidride carbonica che viene sequestrata dall'aria e di idrogeno che è contenuto nell'acqua. I nutrienti e gli zuccheri derivanti da questi processi raggiungono poi le radici che, come un centro di controllo, le inviano verso i fiori, lo stelo e le foglie, permettendone la crescita e la riproduzione. L'acqua è anche responsabile del supporto strutturale delle cellule, perché crea il turgore, e cioè una pressione costante sulle pareti cellulari, rendendo la pianta flessibile ma resistente. Il turgore è ciò che consente allo stelo di piegarsi con le folate di vento o di muovere le foglie verso il sole per massimizzare la fotosintesi. È chiaro quindi che per la vita di un campo e molto più in generale per tutte le specie del pianeta, la carenza di acqua potrebbe essere un danno irreparabile, di cui i primi effetti sono già evidenti. La siccità è fra i principali stress ambientali, oltre a essere la minaccia più critica per la sicurezza alimentare mondiale. Le sue cause dipendono da vari fattori, come la distribuzione irregolare e inaffidabile delle precipitazioni, dai lunghi periodi di secca, ma anche dalla riduzione dei bacini idrici o dall'evaporazione troppo veloce dell'acqua dal suolo, che trasforma le aree fertili in deserti improduttivi. Nonostante questo, alcune piante hanno già sviluppato meccanismi adattativi, portandole ad evolversi in modalità nuove, come velocizzando il loro sviluppo o riducendo il ciclo di vita che, però, comporta conseguenze sulla produttività finale. Non sappiamo in che direzione le piante continueranno ad evolversi per affrontare i cambiamenti del clima, ma rendere le produzioni più sostenibili, soprattutto quelle agricole che consumano quasi il 70% dell'acqua totale, è un fatto di massima urgenza. Questo significa, ancora una volta, parlare di terreno. È vero, l'abbiamo già fatto, ma tutto passa da lì, perché la vita parte dalla terra per poi arrivare dappertutto. Non è solo humus e attività sotterranea, azoto e composizioni chimiche, ma è soprattutto acqua. I terreni, le foreste e tutti gli ambienti naturali contribuiscono, infatti, al delicato equilibrio che controlla l'acqua, a partire dalle piogge, che si formano anche grazie alla traspirazione delle piante, per arrivare poi alla filtrazione e alimentazione dei bacini idrici sotterranei, vera riserva della vita sul pianeta. I terreni in salute come quelli biologici, infatti, sono in grado di trattenere maggiore acqua perché limitano l'eccessiva evaporazione che li rende contemporaneamente meno bisognosi di irrigazione.
I terreni poi, filtrando l'acqua piovana, la ripuliscono dalle sostanze dannose dal punto di vista sia fisico, attraverso il potere drenante, che chimico e biologico, riconvertendo l'acqua impura in potabile. Come dimostra il Rodale Experiment, uno studio durato 40 anni di comparazioni fra la resa di un campo bio e uno convenzionale, i cereali biologici hanno superato le rese convenzionali in situazioni di siccità o precipitazioni eccessive. La ragione, ha evidenziato l'esperimento, è dovuta a una apparentemente semplice equazione. Un terreno organico presenta una struttura più sana e quindi maggiore capacità di trattenimento e infiltrazione di acqua piovana. Grazie al miglioramento della sua salute, nel suolo penetrano dal 15 al 20% di acqua in più, mantenendo umidità e vita sotterranea. Da qui, dall'acqua e dalla terra, si parte per parlare di cibo, ma non di uno qualsiasi. Nella prossima puntata l'appuntamento è a tavola. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza, e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.